Sono in ritardo. Quante volte avete dovuto dirlo? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Non dite più sono in ritardo. Non perché sia sbagliato, ma perché in italiano ci sono tantissimi altri modi più divertenti, più formali, più naturali per dirlo e per suonare proprio come dei veri madrelingua. E in questo video li vedremo tutti. Prima di tutto vedremo le espressioni più comuni, quelle che potete veramente utilizzare in qualsiasi occasione. Poi passeremo al registro informale, quello che sentite o che potete utilizzare tra amici, in famiglia, con persone che conoscete molto bene e con cui avete una certa confidenza. E infine vedremo delle espressioni decisamente più formali e anche qualcuna tanto formale e sofisticata da risultare forse un po' teatrale, perché magari qualche volta è quello l'effetto che volete creare, anche un po' ironico, no? E come sempre restate fino alla fine perché ci sarà un bel esercizio. Bene, prendete carta e penna e cominciamo con quelle espressioni standard, quelle espressioni che potete utilizzare più o meno in qualsiasi contesto, sia quando parlate, sia quando scrivete messaggi WhatsApp, ma anche email. Sono abbastanza versatili queste espressioni. La prima, che è forse la mia preferita. Scusa, ho avuto un contrattempo. Mi raccomando, imparate questa espressione e soprattutto la parola contrattempo, perché è un vero e proprio salvavita. Ma vediamo un po' cosa significa, cos'è un contrattempo. Ebbene, è un modo, forse un po' più elegante, per indicare un imprevisto. Qualcosa che non era pianificato, che appunto non avevate previsto e che vi ha fatto perdere tempo. Non a caso la parola è proprio formata da contro e tempo, cioè letteralmente qualcosa che va contro il vostro tempo pianificato, programmato, e può essere veramente qualsiasi cosa. Il treno era in ritardo, avevate perso le chiavi di casa e le avete cercate per mezz'ora, il vostro gatto ha vomitato sul tappeto proprio mentre stavate uscendo di casa, avete ricevuto una chiamata urgente. Insomma, tutte quelle cose che possono capitare nella nostra vita quotidiana e che ci fanno arrivare in ritardo a un appuntamento. Contrattempo. Scusa, ho avuto un contrattempo. E devo dire, questa espressione mi piace molto anche perché è piuttosto vaga. Nel senso, se non volete, non siete tenuti a dare ulteriori spiegazioni e a dire cosa vi è successo. Ecco perché funziona in tutte le situazioni, anche con persone che non conoscete molto bene. Quindi, per esempio, in contesti un pochino più formali, per esempio in ufficio, potete dire:
Mi dispiace per il ritardo, ma ho avuto un piccolo contrattempo stamattina. Se invece siete arrivati in ritardo a un incontro con i vostri amici, potete dire: scusa, ho avuto un contrattempo, il mio cane mi ha mangiato le scarpe. E dire cosa vi è successo. Altra espressione che secondo me è altrettanto vaga e quindi piuttosto versatile e utilizzabile in vari contesti è: scusa, sono stato trattenuto. o sono stata trattenuta. Questa espressione è anche molto interessante dal punto di vista grammaticale, perché utilizza il verbo trattenere, ma nella forma passiva. Trattenere significa tenere qualcuno in un luogo, nel senso di non lasciarlo andare. Quindi l'uso del passivo in questa frase fa un po' capire che non è stata veramente colpa vostra, cioè non siete in ritardo perché lo avete voluto voi, ma significa che qualcuno o qualcosa vi ha tenuto bloccati in un certo luogo più del previsto, impedendovi di andare via. La si trova molto spesso negli ambienti lavorativi. Magari il vostro capo vi ha fermato nel corridoio per parlarvi di un progetto, o una riunione si è prolungata, o un cliente vi ha fatto molte domande. Ecco, questi sono tutti casi in cui si può perfettamente utilizzare scusa, sono stato trattenuto quando siete in ritardo. No, è bellissima, è un po' come dire non potevo fare altrimenti. Qualcuno aveva bisogno di me. Ad esempio, perdonami, sono stata trattenuta in ufficio dal mio capo. Scusate il ritardo, sono stata trattenuta da una chiamata molto importante. Ricordate, dal momento che si tratta di un'espressione passiva, dovete sempre concordare il participio passato, in genere e numero, con il soggetto. Prossima espressione molto gentile, molto cortese. Grazie per avermi aspettato, mi dispiace molto. Questa espressione è davvero molto elegante e invece di concentrarvi solo sul vostro errore, e cioè il vostro ritardo, riconoscete il fatto che l'altra persona o le altre persone abbiano dovuto aspettarvi. Quindi le ringraziate prima di tutto per la loro pazienza. Questa espressione va particolarmente bene quando avevate un incontro, un appuntamento con un gruppo di persone e quindi ad esempio arrivate in ritardo a una riunione, a una cena con amici, un evento in cui altre persone stavano aspettando proprio voi per cominciare. Grazie mille per avermi aspettato. Mi dispiace davvero tanto per il ritardo. Vi ringrazio per la pazienza. So che vi ho fatto aspettare e mi dispiace. Grazie per non aver iniziato senza di me. Cosa dire invece se siete in ritardo e volete avvertire qualcuno che vi sta aspettando mentre siete ancora in viaggio?
perché fino a questo momento abbiamo visto cosa dire quando arrivate in ritardo. Cosa dire invece durante il vostro viaggio verso l'appuntamento? Sicuramente un classico sto facendo tardi, ma arrivo. fare tardi è un'espressione molto utilizzata in italiano, che significa appunto non riuscire a rispettare l'orario previsto. Gli italiani usano moltissimo questa espressione per avvisare qualcuno che li sta aspettando che non saranno puntuali. È perfetta per i messaggi, gli audio su WhatsApp o una chiamata veloce. Ehi, sto facendo tardi, il traffico è impossibile, arrivo tra 10 minuti. O ancora, scusami, sto facendo tardissimo, cominciate pure senza di me. Questa è una bella espressione che potete aggiungere. Cominciate pure senza di me. Significa non vi preoccupate, non aspettatemi più, arriverò prima o poi, però è giusto che l'evento cominci anche se io non sono ancora lì. Un'altra bella espressione che usiamo moltissimo è sono per strada, arrivo subito. Che è chiaramente un po' rassicurante. Cosa significa essere per strada? Chiaramente tutti sapete cosa sia la strada, no? Per strada significa che siete usciti di casa, e questa è già una cosa positiva per chi vi sta aspettando, e siete già in movimento verso la destinazione. Devo dire, noi italiani la utilizziamo davvero un sacco. Sì, sto arrivando, sono per strada. Tranquillo, sono già per strada, 5 minuti e sono lì. Se invece volete indicare che non solo siete per strada, ma siete anche quasi arrivati, potete dire sono a 2 passi. Come a dire, sono a 2 passi dal luogo di incontro, quindi manca veramente pochissimo. O sono dietro l'angolo, che significa mi basterà solo superare un angolo e arriverò, anche se non è proprio vero. E adesso un'altra bella espressione, sempre da utilizzare un po' in contesti neutri, che ricorda un po' i mezzi pubblici, i treni, gli aerei. Ho fatto un po' tardi lungo il percorso, ma recupero subito. Questo è quello che succede talvolta proprio con treni, per esempio. Cioè, il treno parte in orario, ma magari c'è un problema lungo il percorso, un incidente, un altro treno fermo per avaria. Di conseguenza, il treno arriva in ritardo, ma superato il problema potrebbe recuperare tempo perso aumentando per esempio la velocità. Ed è quello che voi descrivete. Per esempio, c'era un incidente sull'autostrada. Siete stati fermi per 30 minuti e avete fatto tardi. Però rassicurate l'altra persona che vi sta aspettando che cercherete di recuperare quel ritardo, magari aumentando un po', solo un po', la velocità. E adesso passiamo al registro
informale, quelle espressioni da utilizzare con la vostra famiglia, con i vostri amici italiani, per fare una bella figura anche se siete in ritardo. Ho fatto un casino con gli orari. Oppure molto simile. Oggi sono proprio incasinata con gli orari. Sicuramente molti di voi conoscono la parola casino, che non è il casino, il luogo dove si gioca d'azzardo. No, un casino è un guaio, una situazione caotica, confusa, disordinata. Dunque, se avete fatto un casino con gli orari o se siete incasinati con gli orari, significa che la vostra giornata è completamente caotica perché c'è stato un imprevisto, perché è successo qualcosa, perché avevate preso male gli orari degli appuntamenti. Se volete proprio sottolineare che è stata un po' colpa vostra perché avete fatto qualcosa che non avreste dovuto fare o avete sbagliato proprio con gli orari, una bella espressione molto informale è scusa, ho toppato. Toppato. Toppare è un verbo molto informale e colloquiale, che significa sbagliare, commettere un errore, fallire. Probabilmente deriva dal mondo dello sport, dove toppare significava colpire male la palla. Se quindi avete toppato con gli orari, significa che avete sbagliato qualcosa nella vostra organizzazione. Avete magari confuso l'ora dell'appuntamento, avete dimenticato di mettere la sveglia, avete calcolato male il tempo necessario per arrivare. Se invece volete qualcosa di un po' più divertente, umoristico, per sdrammatizzare, quindi per alleggerire la tensione dovuta al fatto che la gente vi ha aspettato, potete utilizzare queste espressioni che però vanno bene se il ritardo fa un po' parte di voi e quindi se non siete quasi mai puntuali. Cosa dire dunque? Sempre in ritardo, la storia della mia vita. La buttate un po' sul leggero, sull'ironico, sul divertente, sperando che vi perdonino. O sono sempre in ritardo, tipico mio. O come tipico di me. Sempre in ritardo, ma che novità! Sempre con ironia, accusate voi stessi. Sempre in ritardo, sono fatta così, sono fatto così. Mi dispiace, ma sono quello che sono. E infine, se siete in viaggio e volete avvertire chi vi sta aspettando con un messaggio vocale, una breve chiamata, potete dire semplicemente arrivo di corsa. Che magari non significa che state fisicamente correndo, ma significa semplicemente che ce la state mettendo tutta per arrivare puntuali o comunque non troppo in ritardo. Ho menzionato ce la state mettendo tutta. Mettercela tutta. Significa fare qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo. Lo sapevate? Vi parlo
dei verbi pronominali in un corso che ho realizzato dedicato solo a loro. Ci sono 30 video lezioni e in ogni video lezione in poco tempo vi parlo di 2 o 3 verbi pronominali, mostrandovi le differenze, gli usi, i sinonimi, degli esempi. E non a caso il corso si chiama Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni, perché l'obiettivo è che dopo queste 30 video lezioni riuscirete a padroneggiare almeno la maggior parte di questi verbi. Oltre alle video lezioni ci sono anche 30 articoli dettagliati con approfondimenti, più esempi, più alternative e alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e avete anche la possibilità di scaricare il PDF della teoria. Quindi mi raccomando, visitate questo link, ve lo lascio in descrizione, per dare un'occhiata a questo corso che vi garantisco è l'unico in circolazione per il momento e vi aiuterà sicuramente un sacco. Un'altra espressione molto informale, sempre per parlare del vostro ritardo, è Mi ha fregato il traffico. fregare significa ingannare, penalizzare, danneggiare. Quindi vi state liberando di ogni responsabilità e state dando la colpa al traffico, all'imbottigliamento causato dal traffico. E adesso passiamo al registro più formale, tanto elegante da essere talvolta un po' ironico e teatrale. Allora, La prego di scusare il mio ritardo. sicuramente avete bisogno di utilizzare la forma di cortesia e di dare del lei, e dunque la prego di scusare il mio ritardo. Semplice, neutra, efficace. Perfetta in contesti lavorativi, con i vostri superiori, un cliente, quando ad esempio scrivete un'email formale. Ad esempio, gentile dottor Rossi, la prego di scusare il mio ritardo alla riunione di questa mattina o alla riunione di ieri. Alziamo l'asticella. Mi scuso per questo inconveniente indipendente dalla mia volontà. Un inconveniente è un problema, un fastidio, è un po' come dire contrattempo che abbiamo visto prima, ma più formale. Non solo, abbiamo anche aggiunto indipendente dalla mia volontà, che significa non ho colpa, non ho responsabilità. È vero, sono in ritardo, ma non è dipeso da me. Quindi non ho messo io male la sveglia o non ho calcolato male il tempo. Davvero è successo qualcosa di inaspettato. Un'altra espressione che mi piace molto e che ricorda sempre l'idea di indipendente dalla mia volontà è Per cause di forza maggiore. È veramente molto formale, ma devo essere sincera, la si utilizza piuttosto spesso anche tra amici per voler essere un po' ironici. Penso a un esempio in particolare che mi fa un po' sorridere. Allora, innanzitutto, cosa significa cause di forza maggiore? Significa motivi che sono così forti
che non si potevano limitare, non si potevano controllare. Per esempio, avete un appuntamento a cena con i vostri amici. Vi siete preparati, state per uscire, ma all'improvviso avete un fortissimo mal di pancia e dovete andare in bagno. Una volta, forse 2, forse 3. Insomma, arrivate con 40 minuti di ritardo all'appuntamento. Cosa dite? Mi scuso, so di essere in ritardo, ma è stato per cause di forza maggiore. Davvero, era una forza che non potevo controllare, era più forte di me, più grande di me. Oppure, a parte questo uso ironico, la si trova anche in contesti formali, legali, per esempio documenti legali e così via. Vediamo invece delle espressioni un po' teatrali, ironiche, che sicuramente vanno bene con gli amici e anche talvolta in contesti un po' più formali, ma con moderazione e soprattutto se conoscete un po' l'altra persona in qualche modo e sapete che non si offende. L'universo ha cospirato contro di me oggi. Significa forze cosmiche, il destino stesso hanno lavorato contro di me per farmi arrivare in ritardo. È un'esagerazione, però un po' scherzosa. Soprattutto quando sono successe una serie di cose, una dopo l'altra, tutte un po' spiacevoli. Avete perso l'autobus, poi vi hanno rubato il portafoglio e il telefono si è scaricato. Oppure, il tempo è un concetto relativo, no? questa è una battuta un po' filosofica che fa riferimento alla teoria della relatività di Einstein. E state scherzosamente suggerendo che il vostro ritardo è solo una questione di prospettiva? Se la gente che è con voi ama le battute un po' nerd, apprezzerà questa sicuramente e sicuramente li farete anche sorridere e forse si dimenticheranno del ritardo. Un'altra bellissima. La puntualità è sopravvalutata. Questa è un po' una provocazione scherzosa. Sopravvalutato significa che è valutato più del dovuto, quindi gli si attribuisce un valore superiore al valore reale. E voi lo state suggerendo in merito alla puntualità. Cioè, voi dite, ma essere puntuali non è poi così importante come vogliono farci credere. Vi ripeto, non usatela con clienti, con colleghi che non conoscete molto bene, con il vostro capo e quant'altro. Quelle formali che abbiamo visto, sì. Queste un po' ironiche, no. So che ci sono un po' di informazioni in questo video da memorizzare, ma vi ricordo che ve le lascio tutte quante nell'articolo sul nostro sito web, lernamo.com. Per ogni video che pubblico su YouTube, pubblico anche un articolo sul nostro sito web, tradotto in 2 lingue. E l'articolo è sicuramente più approfondito, ci sono più espressioni, delle curiosità. Alla fine dell'articolo ci sono anche gli esercizi interattivi per ripassare. È un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Potete andare nella sezione lezioni e digitare le parole chiave nella barra di ricerca. Così vi appariranno
immediatamente gli articoli a cui siete interessati. Bene, tra poco un esercizio di ripasso per voi come promesso. Prima però vi volevo ricordare che se cercate delle espressioni un po' formali da usare magari in un contesto lavorativo con i vostri colleghi italiani o solo per fare bella figura con qualche italiano, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Esercizio. Io vi darò delle situazioni, un contesto e 3 opzioni per scusarvi per il ritardo. Voi dovete scegliere l'opzione più appropriata al contesto. Cominciamo. State mandando un messaggio WhatsApp a un amico. Siete bloccati nel traffico e volete avvisarlo che state arrivando. Cosa scrivete? La prego di scusare il mio ritardo. Sono rimasto imbottigliato nel traffico. Arrivo di corsa. Mi scuso per questo inconveniente indipendente dalla mia volontà. Arrivate tardi a una riunione di lavoro importante con il vostro capo e alcuni clienti. Tutti vi guardano mentre entrate. Cosa dite? Ho toppato. Scusate, ho avuto un contrattempo. Sempre in ritardo, tipico mio. Siete con i vostri amici più stretti e arrivate tardissimo alla cena del venerdì sera. Volete essere un po' drammatici e divertenti per sdrammatizzare. Cosa dite? La prego di scusare il mio ritardo. Grazie per avermi aspettato, mi dispiace molto. L'universo ha cospirato contro di me oggi. State scrivendo un'email formale al vostro professore universitario. Siete arrivati tardi alla lezione perché c'è stato uno sciopero dei treni. Cosa scrivete? Prof, ho toppato con gli orari, scusi. Mi scuso per il ritardo causato da circostanze indipendenti dalla mia volontà. C'è stato uno sciopero dei treni. Sto correndo, arrivo, colpa dello sciopero dei treni. Avete segnato le vostre risposte? Tra poco vediamo le soluzioni. Se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter, così ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Avete anche la possibilità di selezionare il vostro livello di italiano al momento dell'iscrizione e questo vi permetterà di ricevere una serie di capitoli di una storia proporzionata al vostro livello. Un episodio con le avventure dei personaggi ogni settimana. Oltre a questo anche un ripasso grammaticale, esercizi, curiosità e quant'altro. E in più ogni settimana vi mando anche io degli approfondimenti sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana. Prima situazione. State mandando un messaggio WhatsApp a un amico, siete bloccati nel traffico e volete avvisarlo che state arrivando. Cosa scrivete? Sono rimasto imbottigliato nel traffico, arrivo di corsa. Anche perché le altre sono molto formali, la prego o inconveniente indipendente dalla mia volontà. Seconda situazione. Arrivate tardi a una riunione di lavoro importante con il vostro capo e alcuni clienti. Tutti vi guardano mentre entrate. Cosa dite? Ovviamente usate la più formale delle 3. Scusate, ho avuto un contrattempo.
Siete con i vostri amici più stretti e arrivate tardissimo alla cena del venerdì sera. Volete essere un po' drammatici e divertenti per sdrammatizzare. Cosa dite? Ho specificato che volete essere un po' drammatici e dunque la C. L'universo ha cospirato contro di me oggi. Altrimenti la prima sarebbe troppo formale, però anche la seconda andrebbe bene se volete essere più seri. E infine, state scrivendo un'email formale al vostro professore universitario. Siete arrivati tardi alla lezione perché c'è stato uno sciopero dei treni. Cosa scrivete? Sicuramente la più formale delle tre, cioè la B. Mi scuso per il ritardo causato da circostanze indipendenti dalla mia volontà. C'è stato uno sciopero dei treni. Quante ne avete fatte corrette? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi anche sapere se voi siete delle persone che di solito arrivano puntuali a un appuntamento o arrivano in ritardo. Io vi ricordo di seguire l'Ernamo su tutti i social e lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi è stato utile perché ci aiuta molto. Non dimenticate anche di passare da questo link per scoprire di più sul nostro corso sui verbi pronominali. Con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video.